Cosa succederebbe se vi dicessi che esiste un'organizzazione che da 500 anni opera nell'ombra, senza conquistare regni, ma formando le menti di coloro che li governano? Un ordine di soldati, spie, educatori e santi, legati da un giuramento di obbedienza assoluta a un potere invisibile. Sono la Compagnia di Gesù, meglio conosciuti come Gesuiti. Ma chi sono veramente? Architetti della civiltà moderna o burattinai di un piano segreto? In questo video non cercheremo risposte facili. Insieme esploreremo i fatti, le leggende e i segreti di uno degli ordini più potenti e controversi della storia. Siete pronti a mettere in discussione tutto ciò che credete di sapere? Per quasi 5 secoli, la Compagnia di Gesù ha operato come qualcosa di molto più di un ordine religioso. Fondati con una struttura militare, formati con assoluta disciplina e distribuiti in tutti i continenti, i Gesuiti hanno influenzato sul pensiero, la politica, la scienza e la fede, con un'efficacia silenziosa. Questo documentario non vuole giudicare, ma rivelare la storia segreta di un'organizzazione che non ha avuto bisogno di conquistare regni perché ha formato coloro che li avrebbero governati. Benvenuti nei segreti oscuri dei Gesuiti, l'ordine che non scompare mai, il potere che non muore. La Chiesa cattolica del XVI secolo bruciava dall'interno, non di fuoco mistico o di fervore evangelico, ma di caos, scisma e discredito. Mentre il protestantesimo si diffondeva come una malattia contagiosa in Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Inghilterra, Roma sanguinava di prestigio. La corruzione all'interno del clero era pubblica. I papi erano principi prima che pastori. Le indulgenze venivano vendute come assicurazioni contro l'inferno e le Bibbie cominciarono ad essere tradotte, lette e criticate dalla gente comune. L'ordine che aveva mantenuto l'Europa sotto l'autorità spirituale di Roma cominciava a sgretolarsi e la reazione non poteva essere tiepida, doveva essere chirurgica, totale, inflessibile. Fu in quel clima che nacque un ordine che non sarebbe stato come gli altri, un ordine che non avrebbe indossato abiti ruvidi né cercato la solitudine del deserto, ma che avrebbe indossato tuniche semplici, avrebbe portato libri e si sarebbe addestrato come soldati. Nel 1534, un ex soldato basco, ferito in battaglia, con un passato di orgoglio, visione tattica e una devozione appena plasmata da mesi di convalescenza, fondò insieme a un piccolo gruppo di uomini un nuovo tipo di ordine religioso. Il suo nome era Ignazio di Loyola. La sua intenzione dichiarata era quella di combattere per Cristo. Ma quello che era iniziato come un ideale mistico si trasformò presto in un piano d'azione meticoloso, gerarchico ed efficace. La Compagnia di Gesù, riconosciuta ufficialmente da Papa Paolo III nel 1540, non era organizzata come i francescani o i domenicani. Non cercava terre o abbazie, né preferenze nei pulpiti. Cercava accesso, penetrazione, influenza. Fondarono scuole, sì, ma non per alfabetizzare i contadini, ma per plasmare i futuri leader del mondo. Fin dall'inizio, la compagnia fu concepita come un corpo militare. I suoi membri si addestravano con la stessa disciplina di un esercito, con voti che andavano oltre la povertà e la castità. L'obbedienza non era solo a Dio, ma al superiore immediato e, in ultima istanza, al Papa. Non si discuteva, non si argomentava, non si dubitava. Si doveva obbedire come un cadavere viene mosso dalla mano del becchino. Secondo le parole dello stesso Ignazio, questo paragone brutale e preciso riassume la filosofia strutturale dei Gesuiti. Annullare la volontà individuale a favore di un'intelligenza collettiva superiore che esegue un piano. E quel piano era duplice: salvare le anime e proteggere la Chiesa, a qualsiasi costo. All'inizio erano pochi, 10 uomini universitari, poliglotti, provenienti da Spagna, Francia, Italia. Ma il loro impatto fu immediato. Non rimanevano nei conventi, andavano dove nessuno voleva andare. Erano presenti nelle zone più pericolose, più conflittuali, più sensibili dal punto di vista politico. Affrontavano i protestanti in dibattiti pubblici, si infiltravano nelle università eretiche,
Scrivevano trattati filosofici e teologici che circolavano in tutta Europa. Dove i frati fuggivano, entravano i gesuiti. Dove i soldati esitavano, loro predicavano. Dove i vescovi inviavano lettere, loro erano già presenti. Si guadagnarono il rispetto di Roma e anche la sua paura. Una caratteristica li rese immediatamente diversi: la loro intelligenza operativa. I gesuiti furono i primi a trattare l'istruzione come una rete. Fondarono scuole non solo come centri di insegnamento, ma come nuclei di influenza. In breve tempo la loro presenza divenne strategica. Erano nelle corti reali, nei seminari più avanzati, nelle missioni più lontane. Lì, dove si decideva il destino politico di un regno o l'anima di una civiltà indigena, appariva un gesuita con padronanza della lingua locale, con conoscenze di medicina, architettura, astronomia e logica aristotelica, e soprattutto con assoluta lealtà verso un'autorità che non era locale, ma sovranazionale, vaticana. Eppure non erano semplici strumenti del Papa. La compagnia crebbe così rapidamente e fu così ben organizzata che iniziò a funzionare con una scomoda indipendenza. Avevano le loro catene di comando, i loro archivi, i loro canali di informazione. Ogni gesuita doveva scrivere rapporti regolari sulla sua missione, sul clima politico, sulle voci, sulle tensioni e sulle eresie locali. Questi rapporti venivano inviati a Roma, al superiore generale, che li centralizzava, li incrociava e li archiviava. Quello che stavano costruendo non era solo un ordine, era una rete globale di intelligence. Proprio per questo motivo, all'interno della Chiesa, cominciarono a sorgere resistenze. Molti vescovi li guardavano con diffidenza. I francescani e i domenicani li accusavano di elitarismo. Alcuni cardinali parlavano di un ordine all'interno della Chiesa, che non rispondeva a nessuno se non a se stesso. Anche all'interno del Vaticano c'era chi avvertiva che il disegno dei gesuiti ricordava più una legione romana che una comunità cristiana. Ma il Papa aveva bisogno di loro. Nessuno come loro sapeva difendere la dottrina. Nessuno come loro convertiva i nemici. Nessuno come loro si muoveva per il mondo con efficacia quasi chirurgica. In quel crocevia di virtù e controllo, misticismo e strategia, fede e dominio, nacque la sua leggenda oscura. Se la Compagnia di Gesù era capace di una tale disciplina, di un'espansione così vasta e di un sacrificio così grande, di cosa altro era capace? Cosa sarebbero stati disposti a fare se la loro causa lo avesse richiesto? Fino a che punto arrivava la loro lealtà? E che tipo di obbedienza si poteva esigere da un uomo che aveva rinunciato al proprio io? Fin dai primi anni i gesuiti furono ammirati e temuti. La loro superiorità, la loro capacità di adattamento culturale, la loro abilità nella diplomazia e nella manipolazione li facevano rispettare anche dai loro nemici. Ma questo non era necessariamente un complimento. In più di un angolo d'Europa si cominciò a mormorare che i gesuiti non erano semplici predicatori, che sapevano più di quello che dicevano, che ascoltavano tutto e parlavano poco, che i loro voti includevano segreti non scritti, che la loro vera missione non era solo la salvezza dell'anima, ma la conservazione di una struttura di potere. E anche se molti lo negarono per secoli, i documenti trapelati, le espulsioni forzate, le dissoluzioni temporanee e le testimonianze di ex gesuiti mostrano che la compagnia era fin dall'inizio più di un ordine religioso. Era un meccanismo di difesa, un dispositivo di intervento globale, un corpo leale solo a una causa: la supremazia spirituale, politica e culturale del cattolicesimo secondo i propri termini. Che cosa voleva fondare esattamente Ignazio di Loyola? Una confraternita di santi o una rete di agenti che parlassero in nome di Dio mentre pensavano come strateghi? Dove finisce la fede quando viene addestrata come un'arma? E cosa succede quando il silenzio diventa un metodo? Il primo segreto dei gesuiti non è nei loro archivi, è nella loro struttura. La fede che agisce come disciplina e la disciplina che sostituisce la volontà. Tra tutti gli ordini religiosi della Chiesa cattolica, solo uno fa un voto aggiuntivo che lo separa radicalmente dagli altri. Quel voto non è simbolico, non è decorativo e non è una semplice dichiarazione di fedeltà. È una promessa assoluta, irrevocabile, senza spazio per il dubbio o il discernimento personale.
È il cosiddetto quarto voto esclusivo dei Gesuiti, che hanno raggiunto il grado più alto di formazione. Obbedire al Papa in modo totale, immediato e incondizionato, soprattutto quando si tratta di essere inviati in qualsiasi parte del mondo per qualsiasi missione, per quanto pericolosa, degradante o segreta che sia. Questo voto rende i Gesuiti l'unica forza all'interno della Chiesa, il cui nucleo interno è progettato per operare come corpo d'élite spirituale con capacità operativa internazionale. Non sono semplicemente uomini di fede, sono esecutori delle decisioni papali. Sono inviati dove nessun altro andrebbe per fare ciò che nessun altro farebbe, con la convinzione che ogni volontà propria sia stata estirpata e al suo posto rimanga solo il mandato della Chiesa o di chi la guida. L'origine di questo voto risale alla fondazione stessa dell'ordine. Ignazio di Loyola, ossessionato dall'obbedienza come asse centrale dell'anima, costruì una struttura piramidale in cui la lealtà al superiore immediato era assoluta, ma con un'unica eccezione, la volontà del Papa, che doveva essere obbedita come se provenisse direttamente da Cristo. Questa nozione pericolosa nelle mani di fanatici o machiavellici divenne un dogma operativo. Da qui il soprannome che sorse poco dopo, i soldati del Papa, e non tardarono ad agire come tali. Nel XVI e XVII secolo i Gesuiti furono inviati negli angoli più violenti del mondo cattolico. Giappone, Cina, foreste amazzoniche, coste africane, luoghi dove la sopravvivenza era improbabile, missionari inviati senza scorta, senza risorse, per convertire popolazioni ostili, infiltrarsi in strutture religiose rivali, stabilire contatti segreti con le élite locali. In molti casi morirono senza lasciare traccia, in altri riuscirono a creare reti di informazione, influenza culturale e conversione di massa, che ancora oggi sono considerate ineguagliabili. Ciò che differenzia queste missioni non è il successo o il sacrificio, ma il livello di programmazione spirituale e disciplina tattica con cui venivano portate a termine. Il quarto voto non era solo un ordine mistico, era una licenza operativa. Molte testimonianze storiche rivelano la portata di questo voto. Un esempio è il gesuita Alessandro Valignano, inviato in Asia con l'incarico di agire come diretto rappresentante della volontà papale. Egli non solo predicava, organizzava sistemi di istruzione, negoziava con i principi, interferiva nelle corti imperiali. La sua parola, quando agiva sotto il mandato papale, era legge per i suoi subordinati. Un altro caso è quello di Edmund Campion, che fu catturato e giustiziato in Inghilterra dopo una missione segreta per riconvertire i nobili protestanti al cattolicesimo. Il suo ultimo scritto, torturato e in punto di morte, fu una riaffermazione del quarto voto. Sono venuto non per mia volontà, ma per quella del Santo Padre. La mia vita non mi appartiene più da quando ho fatto quel giuramento. Questo tipo di obbedienza, celebrata da alcuni come prova di santità, è vista da altri come una forma di annullamento della volontà e una minaccia all'autonomia degli stati moderni. In effetti, questo fu uno dei motivi chiave per cui i Gesuiti furono perseguitati ed espulsi in massa nel XVIII e XIX secolo. Monarchi come Carlo III di Spagna o Giuseppe I del Portogallo li accusavano di agire come una quinta colonna vaticana, disposta a sabotare le decisioni del governo in nome di un potere lontano, invisibile e assoluto. E la cosa più inquietante è che in molti casi avevano ragione. Il quarto voto trasforma la Compagnia di Gesù in una struttura che non rende conto a nessun governo, a nessuna diocesi locale, a nessun vescovo e che obbedisce solo a una voce, quella del Papa. Ciò ha generato tensioni permanenti all'interno dello stesso Vaticano. Vescovi e cardinali hanno denunciato che i Gesuiti operano nell'impunità, con canali interni di comunicazione e decisioni che sfuggono al controllo episcopale. Il soldato del Papa non consulta, non spiega, esegue e basta. E qui inizia la zona grigia, la regione in cui i fatti documentati si intrecciano con le leggende. C'è chi sostiene che in nome del quarto voto siano state compiute missioni segrete, non solo religiose, ma anche politiche, che i Gesuiti siano intervenuti in elezioni,
sabotaggi diplomatici, manipolazione della stampa, indottrinamento occulto. Che il quarto voto, lungi dall'essere una dimostrazione di fede, sia servito a giustificare atti che sfiorano e talvolta oltrepassano il confine tra evangelizzazione e controllo ideologico, tra missione sacra e operazione segreta. Molti critici hanno sottolineato che il vero potere dei Gesuiti non sta nel loro numero, poco più di 15.000 membri attualmente, ma nella loro capacità di agire in rete, in silenzio, con un coordinamento che nessun'altra struttura religiosa ha raggiunto. Grazie al quarto voto possono mobilitare agenti, finanziare operazioni ed eseguire strategie senza che il mondo esterno lo percepisca come un'azione centralizzata. Non hanno bisogno di armi, non hanno bisogno di voti, hanno bisogno di un solo ordine e di un solo obiettivo. Eppure, il quarto voto non viene insegnato nelle scuole dove i gesuiti educano le élite. Non viene menzionato nei sermoni, né nelle visite pastorali, né negli opuscoli delle loro università. È riservato ai loro. È un impegno tra l'individuo e un'autorità che in nome di Dio può chiedere qualsiasi cosa. Cosa è stato fatto nel corso dei secoli in nome del quarto voto? Quanti sono stati mandati a morire, a uccidere o a manipolare per ordine del Papa? Quale giuramento sopravvive quando la coscienza non è più quella dell'individuo, ma del sistema? L'obbedienza cieca è uno strumento pericoloso. Nelle mani di un santo può essere redenzione. Nelle mani di un ordine con potere globale può essere qualsiasi cosa. A metà del XVI secolo, la Compagnia di Gesù comprese qualcosa che avrebbe cambiato il corso della storia europea. Il potere più stabile non si esercita da un trono, ma da un'aula. La battaglia contro il protestantesimo non poteva essere vinta solo dai pulpiti, dai concili o dai campi di battaglia. Si vinceva lentamente nella mente dei giovani. Per questo, mentre altri ordini religiosi aprivano conventi, i gesuiti fondavano collegi, non scuole per i poveri, non catechismi parrocchiali, ma centri accademici di alto livello destinati a formare le future élite di ogni paese. Lì non si insegnava solo grammatica, filosofia o teologia, si insegnava a pensare all'interno di una struttura, si insegnava a obbedire senza che sembrasse obbedienza. Fin dai primi anni, i collegi gesuiti si moltiplicarono con una velocità sorprendente. Nel 1600, appena 60 anni dopo la loro fondazione, avevano già istituito più di 250 collegi in Europa e in America. Nel 1700 erano più di 700, la maggior parte dei quali situati nelle capitali politiche, nelle città universitarie o nei centri di potere commerciale. Non erano missionari nella giungla, erano architetti del pensiero urbano. Non lavoravano solo con i contadini, ma anche con i figli di nobili, funzionari, diplomatici, banchieri, futuri cardinali. La compagnia comprese che chi plasma la mente di coloro che governano, in realtà, governa dall'ombra. La pedagogia gesuita era rigida, metodica, brillante. Progettarono un sistema chiamato Ratio Studiorum, una struttura educativa altamente gerarchizzata, con programmi definiti, supervisione costante e una combinazione molto misurata di rigore intellettuale, punizione morale e formazione religiosa. Nulla era lasciato al caso. Si allenavano la memoria, l'argomentazione, il silenzio, la riverenza, la vigilanza sull'altro. Le aule erano organizzate non solo per insegnare, ma anche per osservare. Ogni studente veniva valutato non solo in base alle conoscenze, ma anche in lealtà, carattere, obbedienza. I migliori venivano promossi, i dissidenti rieducati e quelli inassimilabili venivano scartati, senza clamore. L'insegnamento includeva il controllo del linguaggio, del corpo, dei gesti. Il giovane doveva imparare a parlare correttamente, a comportarsi con decoro, ad argomentare con logica, a difendere la fede con precisione retorica, ma doveva anche interiorizzare il controllo come virtù. Si promuoveva la mortificazione, l'esame di coscienza, la costante autovigilanza. Uno studente doveva imparare a controllare i propri pensieri tanto quanto le proprie azioni. Tale vigilanza si estendeva agli altri. Ogni classe aveva un sistema informale di denunce pie. Correggere il fratello era parte del metodo. Molti lo chiamavano formazione, altri indottrinamento.
Non erano neutrali, non fingevano di esserlo. La loro educazione aveva un obiettivo molto chiaro: difendere la Chiesa cattolica da qualsiasi deviazione. Ciò includeva eresie, filosofie pericolose, nuove ideologie politiche. Uno studente formato dai Gesuiti non era solo colto, era anche dottrinalmente blindato. Sapeva cosa pensare e come pensare. Veniva formato per ricoprire cariche nei governi, nel clero, nell'accademia e portare con sé quella struttura mentale in ogni decisione futura. I risultati furono spettacolari. Presidenti, primi ministri, ministri della giustizia, vescovi, scrittori, teologi, rettori di università, ambasciatori, fondatori di istituzioni. Molti dei nomi che hanno definito la storia moderna sono passati per i collegi gesuiti. E non solo in Europa, anche in America Latina, Africa e Asia, i gesuiti replicarono il modello. Si integrarono nelle élite locali, impararono le lingue indigene, tradussero i classici in cinese, guarani, arabo. Ma il contenuto di fondo è sempre rimasto lo stesso. La struttura mentale cattolica e obbediente, mascherata da eccellenza accademica. Molti celebrano il loro sistema come uno dei più riusciti della storia, e lo è. Ma è anche, secondo alcuni ex gesuiti, una forma sottile di ingegneria sociale, perché il sistema non solo forma buoni cittadini o professionisti competenti, ma anche menti formattate, e lo fa con delicatezza, senza violenza, senza coercizione. Il controllo è avvolto dal prestigio, dal riconoscimento, dai diplomi. Non c'è bisogno di repressione quando si ha la convinzione. Ed è qui che risiede il segreto più duraturo del potere gesuita. Hanno educato intere generazioni di leader che, anche se abbandonano la fede, mantengono la struttura mentale. Persone che, senza saperlo, replicano schemi di controllo, gerarchia, sorveglianza e disciplina appresi durante gli anni della loro formazione. L'impatto non si cancella perché non è un uniforme, è un codice. Alcuni critici sono andati oltre e affermano che le scuole gesuite funzionano come fabbriche di élite allineate con una visione specifica del mondo, sotto una patina di umanesimo ed eccellenza intellettuale, che dietro la loro apparente apertura al pensiero moderno si nasconde una strategia più profonda: creare una classe dirigente che pensa in termini cattolici, anche quando si dichiara laica. Ci sono tesi che sostengono che nel XVI e XIX secolo molti politici liberali agivano in perfetta coerenza con i valori strutturali gesuiti, anche se non ne erano mai stati consapevoli. Oggi le scuole e le università gesuite continuano ad essere considerate centri di eccellenza. Georgetown negli Stati Uniti, la Gregoriana a Roma, l'Università Javeriana in Colombia, l'Università del Salvador in Argentina, l'Istituto Loyola in India, tra molte altre, continuano a formare le élite, continuano a formare politici, diplomatici, giornalisti, giudici, continuano ad agire ma senza dirlo, perché la loro più grande vittoria non è convincere, è plasmare. Ed è quello che hanno fatto per 5 secoli. Dove finisce l'istruzione e inizia la programmazione? Quanti leader attuali agiscono sulla base di un pensiero che non sanno essere stato loro? E quante decisioni geopolitiche sono prese da uomini formati in scuole dove hanno imparato, senza saperlo, a obbedire senza fare domande? La manipolazione più efficace non è imporre, ma educare, perché chi educa semina idee che diventeranno strutture, e chi controlla le strutture non ha mai bisogno di parlare di nuovo. Il vero potere non è sul trono, ma in chi sussurra all'orecchio di chi lo occupa. Fin dalle loro origini, i gesuiti hanno capito che la predicazione pubblica aveva dei limiti. Parlare dal pulpito serviva a guidare le anime, ma non a cambiare il corso di un impero. Se volevano evitare la caduta della Chiesa cattolica, se volevano preservarne l'influenza ed espanderla, dovevano influenzare dove si decidevano realmente i destini del mondo, nelle sale del Consiglio, nelle camere reali, negli uffici papali, nei corridoi della diplomazia internazionale. Non erano interessati a essere la voce pubblica.
Preferivano essere la coscienza nascosta, il potere dietro il potere. Così cominciarono a occupare un ruolo silenzioso ma fondamentale, quello di confessori dei re, consiglieri spirituali dei ministri, consulenti dei monarchi, scrittori di discorsi papali, negoziatori segreti tra gli stati. Non firmavano mai documenti pubblici, raramente apparivano nelle foto ufficiali, ma erano sempre presenti, analizzando, orientando, influenzando. Un re poteva prendere una decisione politica basata su un principio teologico sussurrato dal suo confessore gesuita. Un generale poteva iniziare una guerra giustificata da un trattato redatto in un'aula scolastica, ma firmato da mani che non sarebbero mai apparse negli archivi. Il trucco era semplice: non prendere il potere, ma convincere chi lo deteneva. Un caso emblematico è quello di padre Juan de Mariana, gesuita spagnolo del XVI secolo, autore del De Rege et Regis Institutione, un trattato che stabiliva il diritto e persino il dovere di deporre re tirannici. Questo testo, che molti considerano fondante del pensiero moderno sul tirannicidio, fu letto da monarchi, rivoluzionari e giuristi di tutta Europa. Non si trattava di un trattato spirituale, ma politico. Il suo autore era un sacerdote, il suo contenuto una bomba. Il paradosso gesuita era chiaro. Non facevano politica, ma scrivevano la teoria su cui questa si reinventava. In Francia, i gesuiti furono per secoli i confessori ufficiali dei re. Erano al centro dello Stato, sapevano tutto. Ascoltavano i dubbi del sovrano, le confessioni più intime, le paure più irrazionali, e da lì esercitavano la loro influenza. Dicevano: quando scomunicare, quando perdonare, quando allearsi con Roma e quando sfidarla. Non lo facevano dal confronto, ma dalla fiducia assoluta che un'anima afflitta ripone in chi crede di parlare in nome di Dio. In America Latina erano consiglieri dei viceré, educatori dei liberatori, architetti ideologici dei movimenti indipendentisti e conservatori allo stesso modo. Alcuni lottavano per l'ordine coloniale, altri seminavano idee illuminate in scuole che anni dopo sarebbero diventate il nido dei rivoluzionari. Questo doppio gioco, non sempre intenzionale ma costante, li rese figure ambigue, rispettate per la loro intelligenza, temute per la loro lealtà a un'autorità che non era né locale né nazionale, ma universale. Il Papa o il generale della compagnia. Molti governi li accusarono di infiltrarsi nelle strutture statali: Portogallo, Francia, Spagna, Russia. In tutti questi paesi i gesuiti furono espulsi con l'accusa di manipolare la politica interna, influenzare le decisioni sovrane e di partecipare a cospirazioni di palazzo. Nel XVIII secolo arrivarono a chiamarli lo Stato nello Stato. E anche se molti storici negano l'esagerazione di tali accuse, lo schema si ripete. Dove c'è un trono, c'è un gesuita nelle vicinanze. In Vaticano la loro influenza era ancora più sottile. Anche se per secoli non occuparono il papato, la loro presenza nei concili, nei sinodi e nelle riforme fu costante. Furono redattori di documenti dottrinali, consulenti nella condanna delle eresie, promotori del catechismo tridentino. Non prendevano mai la parola in pubblico, ma redigevano i testi che altri leggevano. Il loro metodo era chiaro: non mostrare il volto, ma dare forma. Controllare il linguaggio significa controllare il pensiero, e loro lo sapevano meglio di chiunque altro. Nel XIX e XX secolo, quando i regimi laici e repubblicani cominciarono a dominare l'Europa, i gesuiti non scomparvero, cambiarono strategia, si ritirarono nel sistema educativo, ma continuarono a formare politici, avvocati, giudici, diplomatici. In molti paesi latinoamericani, i partiti conservatori e anche alcuni liberali riformisti furono profondamente influenzati dai gesuiti che erano stati i loro mentori. In piena modernità, quando la religione non era più l'asse visibile del potere, i gesuiti continuavano a sussurrare nelle orecchie giuste.
Anche nella Seconda Guerra Mondiale compaiono nomi di gesuiti come intermediari segreti tra il Vaticano e figure chiave in entrambi gli schieramenti. Sebbene la maggior parte dei loro archivi rimanga segretata, documenti declassificati mostrano che membri della compagnia parteciparono a negoziati con diplomatici nazisti, ufficiali alleati e leader dello spionaggio. Non a nome di un paese, ma in nome di una struttura ecclesiastica che continuava a muovere i fili, anche quando il mondo sembrava esplodere. E oggi, anche se molti li considerano meno visibili, continuano a essere lì. Consigliano i vescovi, formano il clero, orientano teologie, redigono encicliche, accompagnano presidenti in ritiri spirituali, partecipano a forum globali su istruzione, etica, giustizia sociale, non chiedono potere, lo orientano, non comandano, influenzano, non legiferano, ispirano, e a volte questo è sufficiente. Quante decisioni di Stato sono state prese dopo una conversazione privata con un gesuita? Quanti cambiamenti dottrinali sono stati redatti non dai papi, ma dai loro consiglieri invisibili? E quante volte la storia ha cambiato corso perché qualcuno ha saputo cosa dire a porte chiuse all'uomo che impugnava la spada o la penna? La politica non si fa sempre in pubblico. A volte viene decisa in un sussurro sotto il sigillo del segreto, quando chi ascolta crede di obbedire alla voce di Dio. Nel XVIII secolo l'Europa iniziò a cambiare pelle. L'Illuminismo, con la sua critica all'autorità religiosa, la sua esaltazione della ragione e la sua scommessa sulla secolarizzazione, iniziò ad abbattere le colonne che per secoli avevano sostenuto l'edificio cattolico. I re non si consideravano più servi di Dio, ma rappresentanti della nazione. I ministri non si confessavano più, firmavano costituzioni, e le nuove élite educate nelle accademie illuminate cominciarono a vedere la Chiesa non come una guida spirituale, ma come una struttura obsoleta, scomoda e sospetta. E al centro di quella struttura, come una spina dorsale invisibile, c'erano ancora i gesuiti. Per molti, la Compagnia di Gesù era un ordine religioso, per altri un'agenzia di intelligence camuffata sotto abiti grigi, ma per i monarchi del XVIII secolo era qualcosa di ancora più inquietante. Un'organizzazione globale, con una propria rete di lealtà, un proprio sistema educativo, una propria economia, un proprio linguaggio politico e un'obbedienza che non rispondeva né ai re né alle costituzioni, ma al Papa. La tensione esplose a cascata. Nel 1759 il Portogallo, sotto il governo del potente marchese di Pombal, li espulse violentemente. Il motivo ufficiale era il tradimento dello Stato, manipolazione politica e abuso di potere nelle colonie. I loro beni furono confiscati, chiusi i loro collegi, distrutti i loro archivi. Alcuni furono arrestati, altri imbarcati con la forza. Molti morirono durante le deportazioni. Non ci fu alcun processo, solo un decreto e l'esecuzione. Nel 1764 la Francia fece lo stesso. Sotto l'impulso di ministri illuminati, con il sostegno di filosofi come Voltaire e Diderot, lo Stato francese dichiarò la compagnia incompatibile con l'ordine nazionale. Furono accusati di intervenire nella politica interna, di manipolare le coscienze, di operare come uno Stato nello Stato. Le prove erano di vario tipo: lettere intercettate, testimonianze di disertori, documenti dottrinali, ma la cosa più importante era la paura. Paura di una struttura che nessuno poteva controllare e per questo motivo furono estirpati. Nel 1767 la Spagna si unì al movimento. Il re Carlo III, uno dei monarchi più potenti dell'epoca, firmò l'espulsione definitiva dei gesuiti da tutti i suoi territori, compresi l'America Latina, le Filippine e le enclavi africane. All'alba del 2 aprile, soldati armati fecero irruzione simultaneamente in tutti i collegi, le missioni e le residenze gesuite, senza preavviso, senza diritto di replica, senza processo. Furono espulsi come se fossero nemici dello Stato, come se fossero agenti di una potenza straniera,
come se fossero una minaccia reale. Non si trattò di un semplice atto politico, ma di un'operazione internazionale coordinata per smantellare una rete che aveva superato i limiti del tollerabile. I governi non volevano riformare i gesuiti, volevano cancellarli. In molti casi le loro proprietà furono confiscate, le loro biblioteche saccheggiate, le loro opere distrutte. Alcuni dei loro scritti, in particolare trattati politici, manuali pedagogici e registri delle missioni, scomparvero per sempre. Altri furono contrassegnati come materiale pericoloso e depositati in archivi segreti. Ma il colpo finale venne dall'interno della Chiesa stessa. Nel 1773, Papa Clemente XIV, sotto una pressione politica insostenibile da parte delle monarchie europee, soppresse ufficialmente la Compagnia di Gesù. Il decreto Dominus Ac Redemptor era chiaro. Per la pace della Chiesa, la Compagnia doveva essere sciolta. Così, una delle organizzazioni più potenti, influenti e disciplinate della storia fu dichiarata morta dal suo stesso comandante supremo e tuttavia non morì. In Prussia e Russia, dove l'autorità del Papa era limitata, i gesuiti continuarono ad operare clandestinamente, con la protezione degli stessi zar. In Cina mantennero reti occulte di missioni. In Italia conservarono archivi segreti nascosti sotto le chiese. La loro struttura, progettata secondo principi militari, permise ai superiori, anche sotto la persecuzione, di mantenere contatto, riorganizzare le linee e proteggere le informazioni più sensibili. Non scomparvero, si resero invisibili. Il ritorno fu tanto misterioso come la loro caduta. Nel 1814, dopo decenni di cambiamenti politici, guerre napoleoniche e restaurazione del potere papale, Papa Pio VII revocò il decreto di soppressione e ripristinò ufficialmente la Compagnia di Gesù. Perché? A quali condizioni? Con quali accordi? Nessuno lo sa con certezza. Il testo papale parla della necessità di contare sul loro aiuto in tempi di confusione. Ma i registri vaticani sulle negoziazioni interne rimangono inaccessibili. Quando tornarono, lo fecero in silenzio, più raffinati, più cauti, più efficaci. Non cercavano più di scontrarsi con gli stati. Ora si sarebbero integrati nelle nuove strutture. Divennero promotori dell'istruzione, della scienza, del lavoro. Ricominciarono a fondare scuole, a pubblicare libri, a formare ecclesiastici, ma con meno clamore. Impararono dall'esilio. Impararono che il potere duraturo non grida, sussurra. E così, dalla loro morte, nel 1773, fino alla sua resurrezione nel 1814, la compagnia non si estinse, ma si purificò nell'ombra. Ciò che riemerse fu una versione più matura, più paziente, più infiltrata, meno visibile ma più penetrante. Erano stati indicati come nemici dell'ordine e decisero di diventare gli architetti invisibili del nuovo ordine. Quali archivi furono salvati durante le espulsioni? Quali reti rimasero attive durante la loro soppressione? Quale prezzo pagò Roma per riportarli indietro? E chi negoziò quel ritorno dall'interno? Non si può uccidere una struttura il cui potere risiede nella sua invisibilità. Si può dissolverla sulla carta, ma finché un solo membro ricorda il codice, la compagnia continua a vivere. Ogni ordine religioso, nella Chiesa cattolica, ha un superiore, un priore, un abate, un superiore generale. Nel caso dei gesuiti, quella carica comporta un potere che va oltre quello spirituale. Il superiore generale della Compagnia di Gesù, eletto a vita da un conclave interno, è informalmente conosciuto come il Papa Nero. Il nome non è ufficiale, non figura in nessun documento ecclesiastico, ma è usato da secoli da cardinali, diplomatici e agenti dei servizi segreti. Perché? Perché quell'uomo vestito sempre di nero, al comando di un ordine strutturato come un'organizzazione globale,
non ha bisogno di un trono visibile per esercitare la sua influenza. A differenza di altre congregazioni in cui i superiori sono subordinati ai vescovi o ai nunzi apostolici, il superiore generale gesuita non risponde ad alcuna autorità locale. Il suo potere si estende su tutta la compagnia, indipendentemente dal paese, dalla diocesi o dal rango clericale. Ha il diritto di comunicare direttamente con ogni membro, di intervenire in qualsiasi missione, di riorganizzare le province, di aprire o chiudere case, riassegnare sacerdoti. La sua rete non è simbolica, è operativa, la sua parola non si discute e, cosa più importante, il suo rapporto con il Papa è segnato da un inquietante paradosso. Il quarto voto gesuita implica totale obbedienza al Papa, ma il superiore generale controlla coloro che hanno fatto quel voto. In pratica questo crea una struttura parallela al papato, che dipende dal Papa, ma allo stesso tempo gli fornisce uno strumento che può essere usato o temuto. Nel corso della storia molti papi si sono circondati di gesuiti, ma ci sono anche documenti che rivelano tensioni, sospetti e persino reciproca sorveglianza. Alcuni pontefici, specialmente nel XIX secolo, vedevano il Papa Nero come uno stato maggiore all'interno del Vaticano, con informazioni, risorse e accesso diretto alle élite formate dalla compagnia. La sede del superiore generale è a Roma, nella Curia Generalizia, un complesso discreto ma impenetrabile, situato a pochi metri dal Vaticano. Lì si coordinano le missioni, si archiviano rapporti riservati, si progettano strategie globali. A differenza dal Papa, che agisce sotto il costante scrutinio dell'opinione pubblica e della Curia Vaticana, il Papa Negro opera senza visibilità. Raramente appare sui media, non rilascia interviste, non celebra messe di massa, ma riceve informazioni dirette da più di 100 paesi, da ogni collegio, missione e provincia. Se il Papa è il volto spirituale, il Papa Nero è il cervello operativo. La struttura che lo circonda è degna di un organismo transnazionale. La compagnia è divisa in province, ciascuna con il proprio superiore. A loro rispondono rettori, direttori di collegi, capi missione. Ogni membro ha una storia interna. Ogni azione rilevante viene registrata. I gesuiti scrivono rapporti periodici dettagliati che viaggiano fino a Roma. L'Archivio Generale della Compagnia, molto più ermetico dell'Archivio Segreto Vaticano, contiene dati su governi, vescovi, università, conflitti sociali, tendenze ideologiche, movimenti religiosi. Non è spionaggio, dicono, è osservazione evangelica, ma in termini strutturali funziona come un sistema globale di intelligence religiosa. È per questo motivo che molte teorie affermano da secoli che il Papa Nero è il vero potere nell'ombra della Chiesa Cattolica, e non tutte sono cospirative. Anche teologi seri e vaticanisti riconoscono che nessun'altra carica ecclesiastica abbia un potere così concentrato, esteso e duraturo come quello del superiore generale gesuita, eletto a vita, circondato dai propri consiglieri, senza dover rendere conto ad alcun vescovo, con accesso diretto al Papa e al clero d'élite. Non ha bisogno di controllare tutto, ma solo di influenzare i nodi chiave. Alcuni papi diffidavano apertamente di questa figura. Pio IX, ad esempio, limitò temporaneamente l'azione dei gesuiti. Leone XIII preferì circondarsi di domenicani. Altri, come Giovanni Paolo II, li sorvegliavano. La situazione cambiò radicalmente con un fatto senza precedenti: l'elezione di un papa gesuita. Nel 2013 Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo argentino, formatosi nella Compagnia di Gesù, fu eletto sommo pontefice.
Per la prima volta nella storia, il Papa bianco ed il Papa nero appartenevano allo stesso ordine spirituale. Questa coincidenza scatenò ogni tipo di reazione. Per alcuni era il compimento di un piano secolare, per altri un'anomalia momentanea. La verità è che l'asse Vaticano-Compagnia di Gesù si allineò come mai prima d'ora, e molti si chiesero: cosa succede quando i due poli di potere nella Chiesa, quello spirituale e quello strutturale, coincidono nella visione, nella formazione e nel metodo? L'attuale superiore generale Arturo Sosa è stato definito da alcuni il Papa nero più diplomatico della storia. Parla diverse lingue, padroneggia il discorso accademico ed evita qualsiasi polemica pubblica, ma continua a controllare una struttura con più di 15.000 membri in 120 paesi. Continua a ricevere rapporti, continua a intervenire nelle nomine, nelle linee editoriali, nelle strategie pastorali globali, e lo fa con assoluta discrezione. Mentre tutti guardano San Pietro, lui opera nell'ombra, non perché sia nemico del Papa, ma perché è il suo strumento più perfetto o il suo doppio riflesso. Fino a che punto il Papa Nero influenza le decisioni papali? Chi controlla chi all'interno di quella struttura duale? E cosa succede quando l'obbedienza totale non ha testimoni, né registrazioni, né tracce pubbliche? Il vero potere non ha bisogno di trono né mitra, ha solo bisogno di una struttura che obbedisca e un mondo che non guardi. Fin dalle loro origini, i gesuiti hanno capito che la conoscenza non era solo uno strumento di evangelizzazione, ma anche una forma di controllo. E come tutto ciò che desiderano controllare, lo hanno catalogato, sistematizzato e conservato. Non basta impararlo. Bisogna conservarlo in modo che nessuno possa accedervi, senza passare prima attraverso il loro sguardo, il loro giudizio, la loro censura. Per questo motivo, la Compagnia di Gesù ha costruito uno dei sistemi di archiviazione più vasti, ermetici ed enigmatici del mondo. La maggior parte delle persone conosce l'archivio segreto del Vaticano, con i suoi milioni di documenti inaccessibili al pubblico. Ma pochi sanno che i gesuiti hanno archivi propri indipendenti da Roma, che non rispondono a nessuna diocesi o congregazione esterna. Il loro nucleo si trova nella Curia Generalizia di Roma, sede centrale dell'ordine. Lì, in camere sotterranee controllate da sistemi di sicurezza avanzati, si trovano documenti non pubblicati, trattati non divulgati, corrispondenza interna, rapporti di missione e testi antichi mai tradotti. Alcuni sono scritti in lingue morte, altri in codice. Nessuno può essere consultato senza l'autorizzazione diretta del superiore generale. Cosa contengono questi archivi? Sappiamo abbastanza per capire che ciò che non viene detto è molto più inquietante di ciò che viene riconosciuto. I gesuiti erano missionari, ma anche linguisti, cartografi, etnologi, astronomi e teologi. Durante i loro secoli di espansione globale, hanno raccolto informazioni uniche in ogni angolo del mondo, dai codici indigeni distrutti da altri ordini, ma conservati dai gesuiti più curiosi che fanatici, fino ai trattati astronomici cinesi, ai rituali africani, alle mappe che anticipavano la scoperta di regioni ancora inesplorate all'epoca. Molti di questi documenti non videro mai la luce, furono classificati, chiusi a chiave, studiati solo da circoli interni. Una delle leggende più persistenti parla delle mappe del mondo prima del diluvio, conservate in copie e frammenti recuperati nelle missioni in Etiopia, India e Sud America. Si tratterebbe di rappresentazioni geografiche che mostrano continenti perduti, coste oggi sommerse, tracciati impossibili per le conoscenze dell'epoca. La maggior parte degli storici respinge queste teorie come fantasia, ma esistono registrazioni di lettere interne di missionari gesuiti che descrivono mappe insolite, portate da anziani indigeni o trovate in templi distrutti. Che fine hanno fatto quelle mappe? Perché non sono mai state pubblicate? Cosa sapevano che non doveva essere divulgato? Un altro blocco di questi archivi è composto da testi considerati eretici dal canone ufficiale. Vangeli apocrifi, versioni alternative della vita di Gesù. Trattati gnostici trovati in Egitto,
scritti dai primi cristiani non inclusi nella Bibbia. Alcuni ricercatori sostengono che questi documenti furono conservati, non distrutti dalla compagnia, nel nome di una conoscenza superiore che doveva essere preservata in privato, lontano dal giudizio delle masse, non per essere predicato, ma per essere compreso solo da coloro che potevano sopportare la verità. In altre parole, la compagnia conserva documenti che la Chiesa non nega, ma che non vuole vedere pubblicati. Inoltre, alcuni di questi testi sono legati a rituali precristiani, conoscenze ermetiche, alchimia spirituale e persino corrispondenze tra missionari gesuiti e figure non cristiane considerate illuminate nelle loro culture. Ci sono prove che i gesuiti inviati nella Cina imperiale scambiarono conoscenze con maestri taoisti, alchimisti confuciani e astronomi che gestivano concetti quantistici secoli prima dell'Occidente. Si trattava di un dialogo tra conoscenze segrete. Cosa si imparava? Cosa è stato nascosto? Uno dei blocchi più gelosamente custoditi è legato ai fenomeni soprannaturali. La compagnia, nel suo ruolo di osservatrice dello spirituale e del sociale, ha accumulato migliaia di rapporti su visioni, esorcismi, miracoli, possessioni, fenomeni inspiegabili. Queste relazioni venivano inviate da missionari, sacerdoti e confessori e archiviate a Roma, non come mistiche, ma come casi clinici. Ci sono testimonianze di possessioni demoniache durate anni e studiate come se si trattasse di psicologia spirituale. Casi di bilocazione, di persone che parlavano lingue morte senza averle imparate, di oggetti che si muovevano durante messe private. Nessuno è stato divulgato, tutti sono stati classificati. Perché? Si parla anche dell'esistenza di testi alchemici, documenti medievali con simboli esoterici che i gesuiti non distrussero, ma conservarono come parte del sapere ancestrale. Alcuni credono che in quelle pagine ci siano formule non solo spirituali, ma anche scientifiche scritte in codice per evitare la persecuzione. Quali esperimenti hanno condotto? Cosa è stato scoperto e poi sigillato? Ci sono persino voci sull'esistenza di rapporti astronomici contemporanei in collaborazione con l'Osservatorio Vaticano che sono stati classificati. I gesuiti hanno diretto questo osservatorio sin dalla sua fondazione e negli ultimi anni sono stati coinvolti in progetti con la NASA e altre agenzie spaziali. Perché tanto interesse da parte di un ordine religioso per gli esopianeti, i segni di vita extraterrestre o i cambiamenti gravitazionali in regioni lontane del cosmo? Stanno cercando qualcosa? Hanno già trovato qualcosa? La Compagnia di Gesù non nega l'esistenza di archivi interni. Ciò che non rivela è il loro contenuto. E coloro che hanno avuto accesso parziale, teologi, storici, persino ex membri dell'ordine, riconoscono che lì ci sono documenti che potrebbero cambiare il modo in cui comprendiamo la storia dell'umanità, la teologia cristiana e il posto della Chiesa nel mondo moderno. Ma non lo faranno. Perché la loro missione non è insegnare, ma custodire. Cosa succederebbe se quegli archivi fossero aperti? Quali verità sono state preservate per secoli con la scusa della fede? E quali segreti sono stati considerati troppo pericolosi per la coscienza collettiva del mondo? Nelle vaste terre del sud del continente americano, tra quelli che oggi sono il Paraguay, il nord dell'Argentina, il sud del Brasile e parte della Bolivia, si è sviluppato uno dei progetti sociali più singolari della storia moderna. All'inizio del XVII secolo, i gesuiti avviarono un processo sistematico
di evangelizzazione delle popolazioni indigene guaraní. Ma questa evangelizzazione non fu una semplice missione catechetica, fu qualcosa di molto più ambizioso, più strutturato e più sconvolgente nella sua profondità politica. La creazione di uno Stato teocratico autonomo, senza l'intervento dei re europei, governato da sacerdoti e con un sistema sociale completamente controllato dall'interno. Le riduzioni gesuite erano villaggi fortificati, pianificati nei minimi dettagli, dove tutto era organizzato. La vita lavorativa, l'istruzione, la liturgia, il tempo libero, la produzione e persino il sonno. Non c'era proprietà privata, tutti lavoravano per la comunità. La ricchezza era collettiva, non esisteva la moneta. Il commercio era regolato dai padri gesuiti. L'autorità non era eletta, era spirituale, incarnata dagli stessi missionari. Gli indigeni non votavano, non legiferavano, non avevano voce in capitolo in politica, obbedivano e in cambio ricevevano protezione, cibo, salute e ordine. Il sistema sembrava perfetto e dall'esterno molti lo consideravano un successo. Le riduzioni produssero musica, opere d'arte, libri, alfabetizzazione. Molti guaraní furono istruiti in architettura, scultura, composizione musicale. Alcune chiese erano più raffinate di quelle europee. Le orchestre indigene suonavano partiture barocche. I bambini imparavano il latino. La fede cattolica si mescolava con pratiche culturali originarie accuratamente filtrate dalla compagnia. Ma sotto quella superficie di armonia, ciò che esisteva era un modello di controllo totale, così efficiente da essere invidiato persino dagli imperi. Tutto era sorvegliato. Ogni casa, ogni laboratorio, ogni confessione. I gesuiti sapevano chi faceva cosa, chi dubitava, chi metteva in discussione, chi desiderava andarsene. Le riduzioni erano società chiuse, autoreferenziali, blindate. Non era consentito l'ingresso ai coloni spagnoli o portoghesi senza autorizzazione. Non c'era commercio estero indipendente. Gli indigeni vivevano isolati senza sapere cosa succedesse oltre i loro confini. Credevano che il loro mondo fosse tutto ciò che esisteva, che quella struttura accuratamente costruita fosse la volontà di Dio. E qui sorge la domanda che inquieta molti storici moderni. Cosa stavano realmente provando i gesuiti? Perché al di là del discorso religioso, quello che avevano creato era un prototipo di società teocratica funzionale, con un livello di controllo della popolazione, organizzazione del tempo, uniformità ideologica e disciplina collettiva che ricorda gli esperimenti di ingegneria sociale del XX secolo, come alcune comunità sovietiche o i kibbutz israeliani. Solo che questo avveniva 100 anni prima nella giungla americana, senza elettricità, senza polizia, senza propaganda moderna, solo con liturgia, architettura e controllo spirituale. Anche alcuni documenti gesuiti parlano del modello come di una forma di governo cristiano puro, senza la corruzione delle monarchie né gli eccessi della libertà. Cioè, sapevano che stavano facendo qualcosa di diverso, qualcosa che non poteva essere replicato in Europa, ma sì nelle periferie, dove Roma non guardava troppo. Il successo fu tale che i re cominciarono a insospettirsi. Le riduzioni non rispondevano alle autorità coloniali. Mandavano tributi, non aprivano le loro porte, non permettevano gli schiavisti, non lasciavano entrare i funzionari civili. In pratica erano stati paralleli, dove né la Spagna né il Portogallo comandavano un potere invisibile, autonomo, discreto e profondamente efficiente. Il sogno di un impero senza troni. La reazione fu inevitabile. Il Trattato di Madrid del 1750, che riorganizzava i confini tra Portogallo e Spagna,
obbligava a cedere alcune di quelle terre alla corona portoghese. I Guaraní, difesi dai Gesuiti, si rifiutarono e allora scoppiò la guerra. La famosa guerra guaranitica non fu solo un conflitto territoriale, fu lo scontro tra il modello coloniale e quello gesuita e finì come finiscono tutti gli scontri asimmetrici, con massacri, distruzione e sfollamenti. Poco dopo, come abbiamo già visto, la compagnia fu espulsa da tutta l'America e dall'Europa. Le riduzioni furono abbandonate, i loro abitanti dispersi, i loro archivi saccheggiati o bruciati. Ciò che restava di quel modello fu messo a tacere. Nei libri di storia si parlava di missioni, evangelizzazione o utopie, ma si evitava un termine più preciso: laboratorio, perché questo era ciò che le riduzioni rappresentavano per alcuni, un esperimento massiccio di organizzazione sociale totale con pretesti religiosi. Ancora oggi molte di quelle riduzioni sono ricoperte dalla foresta, trasformate in rovine archeologiche. Alcune chiese resistono ancora, altre sono state divorate dal tempo. Ma ciò che conta non è la pietra, bensì il precedente. Ciò che i Gesuiti riuscirono a realizzare in quelle terre non è mai stato replicato con tanta precisione, non con tanta obbedienza, non con tanto ordine, non con così poca resistenza. Quello era il modello di una futura società globale, un prototipo di controllo perfetto, senza armi, senza prigioni, solo con liturgia, inni e programmazione spirituale. Quali informazioni hanno raccolto in quei decenni? Cosa hanno imparato sul comportamento umano quando viene isolato dal caos e sottoposto a un ideale collettivo? Quando Sant'Ignazio di Loyola scrisse i suoi esercizi spirituali nel XVI secolo, non lo fece come un libro di preghiere, ma lo progettò come un programma strutturato, metodico, rigoroso, in grado di trasformare completamente un essere umano dall'interno. Non era un testo da leggere, ma un'esperienza da vivere. Un itinerario dell'anima di 30 giorni, ripetuto in misura diversa lungo la vita gesuita, destinato non a consolare, ma a disintegrare l'ego, purificare la volontà e sottometterla a un'obbedienza totale, non direttamente a Dio, ma alla struttura che lo rappresenta, la compagnia. Per secoli gli esercizi rimasero un segreto interno. Non venivano diffusi al pubblico, erano accessibili solo ai novizi, ai formatori e ai superiori. La loro lettura era accompagnata, la loro pratica supervisionata. Perché? Perché ciò che accade durante quel mese di silenzio non è semplice introspezione. È una riconfigurazione della coscienza progettata per rompere la resistenza naturale dell'io e ricostruirlo. Il programma è suddiviso in 4 settimane, ciascuna con meditazioni, preghiere, visualizzazioni, letture e autovalutazioni. Tutto strutturato con precisione chirurgica. La prima settimana si concentra sul peccato personale. Il soggetto deve esaminare la propria vita in dettaglio, rivivere i propri errori, le proprie cadute, le proprie miserie. Non basta ricordarli, deve sentirli. Deve provare il senso di colpa come una ferita aperta fino a raggiungere il punto dell'umiltà più profonda. L'anima si disarma. La seconda settimana ruota attorno alla figura di Cristo, ma non come un idolo lontano, bensì come modello di vita radicale. Il praticante deve visualizzarlo, camminare con lui, ascoltare le sue parole, osservare il suo martirio, ma non dalla devozione sentimentale, dall'identificazione assoluta. Deve chiedersi ad ogni passo: cosa farebbe Cristo al mio posto? Cosa farei se mi offrissero la croce, l'esilio, il tradimento? Sono disposto a morire senza riconoscimento per questa causa? Questa settimana è la preparazione al sacrificio. La terza e la quarta settimana si concentrano sulla scelta totale, l'offerta completa di sé.
Il soggetto non deve più desiderare ricchezza, né salute, né fama, né pace. Deve solo volere ciò che la volontà divina vuole per lui, anche se si tratta di umiliazione, povertà, violenza o silenzio. Qui si solidifica l'annientamento dell'ego. La persona si dedica ad essere uno strumento e una volta consegnato viene incorporato nel corpo più esigente della Chiesa, la Compagnia di Gesù. In termini moderni, ciò che viene descritto qui si avvicina pericolosamente ai processi di spersonalizzazione programmata. Psicologi, psichiatri e specialisti in tecniche di manipolazione hanno confrontato gli esercizi con i metodi di riprogrammazione mentale utilizzati nelle sette estreme, nei corpi di intelligence e scuole di addestramento psicologico. La differenza è che, nel caso dei gesuiti, il processo è volontario, ritualizzato e presentato come una consacrazione sacra. Cosa succede dentro un uomo che ha vissuto questa esperienza e l'ha abbracciata pienamente? Ciò che accade è la nascita di un agente perfetto. Non obbedisce per paura, obbedisce perché la sua volontà è stata ridefinita. Non agisce per ambizione, agisce perché non appartiene più a se stesso. Il suo giudizio è subordinato, la sua vocazione è la missione, il suo sacrificio, l'onore. Questo tipo di formazione è ciò che ha permesso alla compagnia di inviare uomini in missioni suicide, infiltrarli nei governi nemici, far loro rinunciare a ogni proprietà, rinnegare il potere visibile e vivere con una lealtà più forte dell'istinto di sopravvivenza. Il controllo non viene esercitato dall'esterno, è impresso nella struttura della sua anima, ma non viene utilizzato solo per la formazione dei gesuiti. Con il passare del tempo, gli esercizi sono stati aperti ai laici, ai religiosi di altri ordini, persino ai politici, agli imprenditori e ai leader sociali che fanno ritiri guidati dai gesuiti. Anche se i metodi sono più morbidi, l'obiettivo rimane lo stesso: rompere le strutture mentali del mondo secolare e proporre una logica alternativa in cui l'io non sia il centro. Per alcuni questo è un percorso mistico, per altri è uno strumento di controllo spirituale pericoloso, che può essere manipolato per scopi ideologici o istituzionali. Alcuni ex gesuiti denunciano che gli esercizi mal utilizzati possono generare dipendenza psicologica, perdita di criterio individuale e sottomissione incondizionata alle figure autoritarie. In mani etiche sono una via di trasformazione interiore. In mani strategiche sono un meccanismo di programmazione. E questo, più di qualsiasi archivio, scuola o missione, è ciò che rende la compagnia una forza unica. Perché non solo trasforma il mondo dall'esterno, ma trasforma i suoi membri dall'interno. Cosa succede quando una struttura religiosa possiede un metodo sistematico per creare individui senza ego? Cosa ha un'organizzazione che forma uomini disposti a tacere, obbedire, agire e morire senza lasciare traccia? E cosa succederebbe se quel metodo fosse applicato su scala globale con altri nomi in altre istituzioni? Per decenni, il termine nuovo ordine mondiale è stato utilizzato per descrivere un ipotetico sistema globale di governo centralizzato guidato da un'elite che controlla la politica, l'economia, l'istruzione e i media. Le teorie su questa struttura sono state bollate come cospirative, esagerate o paranoiche. Tuttavia, quando si studia la storia dei gesuiti con freddezza documentaria, non si può fare a meno di notare le coincidenze, non nella fantasia, ma nel modello. La Compagnia di Gesù è stata dal XVI secolo l'unica organizzazione religiosa con una portata veramente planetaria, con centri di influenza simultanei in tutti i continenti. Non obbedisce ai governi, non è subordinata alle diocesi. Il suo comando è interno, ferreo, silenzioso. E il suo metodo non è il dominio con la forza, ma la formazione delle élite.
Presidenti, ministri, giudici, imprenditori, diplomatici e papi sono stati educati, consigliati o influenzati da loro. E con ciò la struttura del potere moderno è stata plasmata dalle scuole gesuite, non dalle trincee. Nell'istruzione globale i gesuiti sono stati dei pionieri. La loro rete di università e centri accademici si estende in più di 100 paesi, con programmi di studio che integrano filosofia, etica, scienze sociali, economia, politica, relazioni internazionali, il tutto sotto uno sguardo strutturale, con valori accuratamente integrati. Non impongono ideologie. Le seminano in studenti brillanti destinati a ricoprire posizioni decisionali. In molti casi, senza che loro stessi lo sappiano, negli organismi internazionali ci sono molti casi di membri formati in istituzioni gesuite che hanno finito per ricoprire ruoli strategici nell'ONU, nell'UNESCO, l'OEA, il Parlamento europeo e persino nei consigli economici globali. Non agiscono come rappresentanti dell'azienda, ma agiscono con una struttura mentale gesuita, gerarchica, razionale, strategica, orientata al bene comune, ma sempre sotto una visione centralizzatrice dell'ordine, della morale e del potere. E questo non è una supposizione. I documenti interni di molte università gesuite, specialmente in America, in Africa e in Asia, mostrano che il loro obiettivo è quello di formare leader globali con coscienza etica e responsabilità trasformativa. Cosa succede quando tutti questi leader distribuiti in paesi diversi, con culture diverse, formati secondo uno schema comune, raggiungono simultaneamente posizioni chiave? E se condividono, senza saperlo, una struttura ideologica? Questa è architettura ideologica a lungo termine. La presunta connessione tra i gesuiti e società come gli Illuminati, la massoneria o persino i gruppi finanziari transnazionali è stata discussa da teorici di diverse correnti. La maggior parte di queste teorie manca di prove concrete, ma ciò che è verificabile è che la compagnia ha avuto contatti, confronti o convergenza ideologica con tutti loro. Molti massoni illuminati hanno studiato in collegi gesuiti. Molti banchieri formati in Europa hanno ricevuto un'istruzione in istituzioni della compagnia. Nella storia moderna, le vie dell'influenza convergono, anche se non si incrociano formalmente. Al di là delle cospirazioni c'è il dato oggettivo più inquietante di tutti. Papa Francesco, primo pontefice gesuita della storia, era diventato il leader spirituale con il maggiore impatto geopolitico al mondo. Il suo discorso su economia, migrazione, ecologia, giustizia globale e riformulazione del capitalismo aveva avuto una risonanza che andava oltre la sfera religiosa. Alcuni lo accusavano di essere progressista, altri di essere marxista, ma certo è che la sua visione rispondeva perfettamente alla strategia di riordino globale basata sui principi di unificazione morale, governance sovranazionale e ridefinizione del potere. E tutto questo con un linguaggio gesuita. Cosa stiamo vedendo allora? Una coincidenza storica, l'evoluzione naturale di un ordine intelligente e adattivo, o il culmine di un progetto secolare, ora più visibile perché non ha più bisogno di nascondersi. La Compagnia di Gesù non ha mai avuto bisogno di prendere il controllo con la forza. La sua forza è stata quella di formare coloro che lo eserciteranno, e lo ha fatto con disciplina, con una visione a lungo termine, con una pazienza soprannaturale. Il suo modello è più efficace di qualsiasi struttura di spionaggio o propaganda, perché agisce dalla coscienza, dalla cultura, dalla legittimità, e quindi nessuno lo vede come una minaccia, finché non è troppo tardi. Stiamo vivendo l'ultimo capitolo di una strategia iniziata nel XVI secolo. Siamo giunti al termine di questo viaggio nei segreti della Compagnia di Gesù. Abbiamo attraversato secoli di storia
esplorando un'organizzazione che ha plasmato il mondo con una disciplina e una strategia senza pari. Abbiamo visto come la loro influenza si sia estesa dall'educazione delle élite al potere silenzioso esercitato dietro i troni, fino agli angoli più remoti del pianeta. Tuttavia, come spesso accade quando si esplorano i corridoi del potere, il confine tra fatto documentato e leggenda diventa labile. Molte delle affermazioni che abbiamo esplorato, dagli archivi segreti contenenti conoscenze proibite a un presunto piano secolare per un nuovo ordine mondiale, non sono provate oltre ogni ragionevole dubbio e appartengono al regno delle teorie e delle interpretazioni. Il nostro obiettivo non è stato quello di fornirvi verità assolute, ma di offrirvi una prospettiva, di sollevare domande e di illuminare le zone d'ombra. La storia dei Gesuiti è un complesso arazzo di fede, potere, sacrificio e mistero. Ora la parola passa a voi. Vi invitiamo a non fermarvi qui. Approfondite, siate curiosi, mettete in discussione ciò che avete appreso. Fate le vostre ricerche, consultate fonti diverse e costruite la vostra personale comprensione. Perché la verità spesso non si trova in una singola narrazione, ma nell'intelligenza critica di chi ha il coraggio di cercarla.